Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a conoscere insieme che cos'è il progetto BeFi Finance che gira su Binance Smart Chain. BeFi Finance è un aggregatore di pool, di tutti i pool che girano sulla Binance Smart Chain e che permette di aumentare i nostri rendimenti per ottimizzare al massimo il nostro staking e il nostro farming. Siamo sulla pagina ufficiale del progetto raggiungibile all'indirizzo befi.finance e andiamo a vedere che cos'è questo ottimizzatore di farming e di pool. Cliccando in alto a destra su Launch App andremo a collegare ad esempio il nostro MetaMask per avviare tutti i servizi all'interno di questo progetto. Clicchiamo in alto a destra su Launch App. Si aprirà la consueta pagina dove andremo a collegare il nostro portafoglio. Io utilizzo MetaMask, ho fatto già dei video per collegare MetaMask alla Binance Smart Chain, vi lascerò sempre il link in sovraimpressione. Supponiamo che abbiate già collegato MetaMask alla Binance Smart Chain, arrivati a questo punto non dobbiamo fare altro che cliccare all'interno di MetaMask, in alto a destra vedete si va a collegare il nostro address e quindi abbiamo collegato MetaMask, Binance Smart Chain e befi.finance. Subito ci salta all'occhio che è una piattaforma fatta molto bene, semplice, pulita, ben contrastata. E una cosa che notiamo, cliccando alla voce tutti, noi potremo utilizzare tutte queste piattaforme, queste pool su Binance Smart Chain all'interno di un'unica piattaforma. Ma che cos'è un ottimizzatore? Questo ottimizzatore non è nient'altro che un potenziatore, diciamo così, dei tassi di interesse che ci vengono generati investendo le nostre criptovalute all'interno delle liquidity pool. Perché conviene utilizzare un ottimizzatore, visto che già si guadagnano interessi elevati depositando le nostre criptovalute dentro delle liquidity pool? Semplicissimo, perché BeFi Finance permette di aumentare e potenziare questi interessi facendo un compounding. Prendiamo come per esempio uno swap e un token che conosciamo tutti benissimo, che è PancakeSwap. Quindi andiamo da questa parte e scriviamo cake, diamo ok alla voce cake token e ci appaiono tutte le possibilità di investimento all'interno di questa pool. Fatto questo, spostiamoci un attimo su PancakeSwap, andiamo alla voce pool e andiamo a vedere Cake Pool. Qualora noi volessimo investire all'interno di Cake Pool, riceveremo un interesse del 93,02% in APR, quindi in un interesse semplice, senza il compounding. Se noi clicchiamo su sblocca portafoglio, andiamo di nuovo a collegare il nostro MetaMask, notiamo una cosa, che è apparso un tastino con scritto compound. Questo cosa vuol dire? Che se noi mettiamo in staking Cake e ogni giorno ci vengono riconosciute delle percentuali di Cake stesso, per poter fare il compound. Che cos'è il compound? Vi faccio un esempio molto semplice. Se noi investiamo 100 euro e 24 ore dopo otteniamo un interesse di 5 euro, il compound permette di andare a reinvestire questi 5 euro nel nostro deposito principale. Quindi 48 ore dopo il nostro primo versamento non avremo più 100 euro depositati, ma bensì 105 euro. Quel giorno ci verranno accreditati gli interessi sui 105 euro e così via. Praticamente noi ogni giorno andremo a aumentare il nostro balance iniziale. La differenza di un compound automatico, ad esempio su Cake Pool, è se noi ogni giorno andiamo a maturare questi interessi. Per poterli mettere in compound dobbiamo cliccare alla voce compound quando diventerà azzurrina e li andremo a mettere nel nostro portafoglio iniziale. L'unica cosa che ogni volta che andiamo a fare questa operazione andiamo a pagare delle fee, e visto che gli interessi che ci danno, ok, sono alti, però se ogni volta che dobbiamo fare un compound ci andiamo a mangiare una porzione di guadagno con delle fee, capite bene che non è molto simpatica questa cosa.
Quindi molte volte per non andare a pagare le fee tutti i giorni, magari gli utenti aspettano 3, 4, 5, 10 giorni prima di mettere in compound gli interessi che hanno maturato. Facendo così però perdono il potenziale guadagno dei 10 giorni precedenti. Con Bifi Finance invece questo compound viene fatto automaticamente da degli smart contract. Quindi ogni giorno in automatico questi smart contract vanno ad alimentare il nostro portafoglio e il nostro deposito con l'interesse composto. Ok, ora guardate questo dato che abbiamo visto prima. Staking di Cake, APR senza interesse composto automatico, 93,01%. Tornando su Bifi Finance, andiamo ad esempio a prendere questa pool, andiamo a mettere in staking tramite Bifi Finance i nostri Cake e abbiamo un API, notiamo che qua c'è APR, qua API, l'API vuol dire che c'è un interesse composto automatico e noi andiamo a prendere il 175,77% variabile all'anno con un circa 0,28% giornaliero, tutto in automatico. Notiamo poi che ci sono anche delle altre coppie di token con gli LP, quindi è possibile anche fare un farm. Significa che noi possiamo andare su PancakeSwap, fare lo swap e prendere questi token e anziché andarli a mettere su PancakeSwap, basterà andare a inserire la quantità che vogliamo inserire nella liquidity pool e in automatico penserà Bifi Finance a fare tutto il lavoro per noi, compreso l'interesse composto, che invece facendolo su PancakeSwap abbiamo visto che oltre a pagare delle fee in continuazione ogni volta che noi andiamo a cliccare sull'interesse composto, dobbiamo essere presenti per poter per l'appunto cliccare e fare questo compounding. Ovviamente non è tutto oro quello che luccica, perché come ben sappiamo noi andando a depositare ad esempio su PancakeSwap c'è sempre il rischio di attacco hacker, manomissione o qualsiasi altro tipo di incidente, chiamiamolo lì, che possiamo incontrare su una piattaforma decentralizzata come PancakeSwap. Utilizzando questo potenziatore, questo boost, oltre ad avere il potenziale di rischio su PancakeSwap, noi lo avremo anche su Bifi Finance, quindi va sì a raddoppiare anche i nostri interessi o triplicarli, però andiamo a raddoppiare anche il rischio di perdita di capitale. Come la maggior parte di queste piattaforme ha anche un token proprietario, che è un token utility, che sostanzialmente possiamo anche chiamarlo token governance. Andando sulla pagina di CoinMarketCap troviamo BFI.finance token al numero 369 per capitalizzazione di mercato. Nella watchlist dedicata a CoinMarketCap abbiamo 7.733 persone che stanno monitorando questo token. Ovviamente lo stanno monitorando all'interno di CoinMarketCap, perché abbiamo qualsiasi altro tipo di applicazione, altro market da visionare con altri tipi di utenze, però va a indicare già una buona fetta di mercato. Attualmente ha un valore di 1.173,13 euro, con un incremento delle ultime 24 ore di 7,48%, un rifornimento totale che si aggira attorno a 80.000 token, veramente bassissima, e un rifornimento attuale circolante del 90%, pari a 72.000 token. Andiamo un attimo a vedere il prezzo più alto di sempre, che è stato il 16 marzo 2021, con un valore di 2.992 euro, un valore pazzesco per un token governance. I vantaggi per chi detiene questo token in holding sono molteplici. Prima di tutto, questa piattaforma ridistribuisce gran parte dei ricavi a tutti coloro che puntano su Bifify e sostanzialmente con questo token si va a detenere una quota dell'azienda, idonea appunto a ottenere i dividendi. Attualmente Bifify conta circa 10 sviluppatori di smart contract e sta cercando di incoraggiare anche economicamente gli sviluppatori a partecipare e impegnarsi per rendere questo progetto ancora migliore. Stanno anche reclutando degli ingegneri, degli sviluppatori esterni per poter potenziare il loro servizio. Torniamo per un attimo sulla pagina di Bifify, sulla piattaforma. Andiamo a notare che se mettiamo come piattaforma di selezione Bifify,
in automatico ci appare la possibilità di mettere in staking il token stesso con un API del 9,84%, 0,03% giornaliero. Ma un'altra sezione interessante per i token holder, come abbiamo detto, avere il token BeeFi è come detenere una quota aziendale. Quindi come azionisti, se vogliamo chiamarci così, abbiamo la possibilità di voto e la possibilità di mettere a votazione delle nostre richieste. Per fare ciò basta andare su Vote, qua vediamo tutte le proposte che si sono chiuse recentemente, ma se volessimo proporre noi qualche cosa di innovativo, qualche suggerimento, qualche cambiamento all'interno di questa piattaforma, di questo ecosistema, basta andare su Nuova proposta, scrivere quello che vogliamo e dare delle opzioni. Selezionare una data di inizio, selezionare la data di fine e pubblicare la nostra proposta. Qualora tra tutta la community riscontrassimo un successo e un sostegno positivo alla nostra proposta, gli sviluppatori potrebbero prendere proprio in considerazione il nostro suggerimento per apportare le modifiche richieste. Cliccando alla voce Boost, una cosa molto interessante per chi holda il token BeeFi, si può mettere in staking e ottenere non solo BeeFi, ma possiamo ottenere BNB. Nella schermata ovviamente vediamo tutti i dati 0 perché non ho messo in staking BeeFi, ma se avessimo dei token disponibili noi potremmo avere il quantitativo di token generale del nostro portafoglio, il quantitativo di token messi in staking e il quantitativo di BNB guadagnati giornalmente. Abbiamo la possibilità di mettere in staking e rimuoverlo dallo staking in qualsiasi momento. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di unirvi alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi, vi auguro un buon weekend e noi ci vediamo domani, ciao a tutti!